meravigliosa che c'è sulla Lessinia. Là in fondo si vede il Carega innevato e là davanti il Monte Baldo. Buongiorno a tutti, oggi un video un po' diverso dal solito. Siamo davanti a Forte Degenfeld, nella zona del Garda veronese, quindi la zona a sud-est del lago di Garda. Stiamo facendo un giro un po' per conto nostro per fare qualche chilometro e stiamo anche approfittando del fatto che c'è comunque una giornata di sole, comunque molto fredda, per fare qualche ricognizione per dei tour guidati che andremo a proporre poi più avanti in primavera. Tanto che scorre qualche immagine del percorso che stiamo facendo oggi, due considerazioni, per cui poi il video sarà comunque molto breve rispetto al solito, ma volevo portare l'attenzione su un paio di punti che mi stanno particolarmente a cuore. Il primo è il discorso dei tour guidati. In tanti ci hanno chiesto perché abbiamo sospeso i tour guidati, diciamo, da ottobre in poi. In realtà a ottobre avremmo dovuto riprendere, ma poi il tempo è peggiorato e abbiamo deciso che in quel momento era il momento di fermarsi, o meglio non riprendere, rinviando la ripresa dei nostri tour guidati a primavera del 2024. Pertanto chi ci chiede perché non stiamo facendo dei tour guidati, il motivo è molto semplice. In inverno giriamo noi per studiare i percorsi, per trovare varianti, per prendere i contatti con i vari punti in cui poi andremo a fare i ristori. Le giornate come quella di oggi ci sono, ma non sono così frequenti. Riteniamo che fare un tour in inverno, in febbraio, ci sono alcuni che stanno proponendo dei tour anche in questa zona nelle prime giornate di febbraio. Per noi non ha assolutamente senso, poiché il tour come lo intendiamo noi deve essere qualcosa di piacevole, deve essere un qualcosa di completo, non è semplicemente accompagnare delle persone su un percorso che per alcuni è semplicemente studiato a tavolino. Non a caso noi oggi siamo qui a provare un percorso che proporremo più avanti. Dicevo, non è semplicemente un accompagnare e fare il capogita di un gruppetto di persone, magari in un territorio che alcuni nemmeno conoscono bene, perché tanto col pianificatore quello non è fare un tour guidato. Un tour guidato è accompagnare le persone nei posti che si conoscono, far scoprire dei posti, fare delle soste. Le soste devono essere piacevoli, non con delle temperature esterne di 0 gradi, 2 gradi. Adesso sono le 11 di mattina e qui ci sono 2 gradi, siamo al sole. Se mi fermo a fare un piccolo ristoro e mi scaldo un attimo, quando torno fuori sento una botta di freddo altissima. I tour guidati spesso si rivolgono a persone che non sono propriamente esperte, quindi magari neanche attrezzate al meglio. Diventa un rischio anche per la loro salute, se non nell'immediato, nel giorno stesso del tour, perché poi, come vedete dalle immagini, c'è il ghiaccio e quindi con il ghiaccio non si scherza, e anche nei giorni successivi, perché basta un colpo di freddo e il giorno dopo magari ci si prende un'influenza. Quindi riteniamo che proporre dei tour invernali non sia il caso. I tour si possono fare anche nei mesi invernali, ma non in questo contesto. Ci sono persone che organizzano i tour e vanno all'estero, vanno sul Teide, vanno a Tenerife, e lì comunque deve esserci la presenza o di una guida locale o comunque chi accompagna deve essere un esperto del posto. Ripeto, non è sufficiente pianificare un giro sulle varie applicazioni che ci sono
disponibili in questo momento, che poi sono disponibili per tutti, quindi la guida in più che cosa può fare, soprattutto se non conosce il territorio. Quindi mi raccomando, orecchie alzate a chi vi propone dei tour in inverno, e magari cercate di capire anche quale può essere il grado di conoscenza di questa guida sul territorio. Voi mi chiederete come faccio a saperlo? Beh, allora basta andare a vedere magari eventi passati che sono stati organizzati da quella guida in quel territorio, basta cercare di capire un attimo qual è la sua esperienza, e basta anche fare qualche domanda un po' specifica, capire se quello che vi viene offerto è qualche cosa che vi può offrire chiunque o soltanto qualcuno che è sul territorio, perché conosce il territorio, conosce le realtà del territorio. Quindi attenzione, ecco, fare le ricognizioni vuol dire anche questo. Nel frattempo è arrivato un signore che deve entrare il forte e ha aperto, e adesso chiediamo se possiamo entrare un attimo e fare qualche ripresa dall'interno, così lo vedete anche dall'interno, perché come ripeto non sempre è aperto. Buongiorno, posso approfittare un attimo? Così guardo dall'interno, faccio qualche ripresa, perché altrimenti da fuori dà un'idea, ma dentro poi è un'altra cosa. Grazie. Il punto di cui voglio parlare oggi, che mi sta particolarmente a cuore, è il discorso drone e droni in generale. In tanti ci chiedono perché non facciamo più riprese con il drone quando andiamo a fare i nostri giri, e soprattutto in determinati contesti. Noi il drone ce l'abbiamo sempre dietro, anche oggi ce l'abbiamo dietro, ma come vi posso dimostrare in questo brevissimo video che ho registrato proprio dal telefono, esiste un'app che si chiama D-Flight, c'è un sito internet, e D-Flight è collegata direttamente a ENAC. ENAC è l'ente nazionale di aviazione civile ed è l'unico ente in Italia che è autorizzato a dare i permessi per il sorvolo di determinate aree, anche per i droni. Quindi quando noi andiamo a fare determinati giri, prima di alzare in volo il drone, andiamo a controllare su questa app, su D-Flight, così come state vedendo, se in quella zona ci sono dei divieti o ci sono dei limiti di quota per alzare il drone. Oggi ad esempio qui siamo in una zona rossa, il limite è 0 e quindi il drone non si può alzare. Quindi se non alziamo il drone, alcune volte è per motivi di tempo, perché magari non facciamo proprio in tempo noi ad alzare il drone, perché il giro magari è lungo e complicato e non c'è il tempo materiale, ma altre volte purtroppo capita che andiamo in zone in cui non è possibile alzarlo, ci sono dei divieti e i divieti vanno rispettati. Purtroppo in molti non lo fanno, e uno perché non gli interessa e quindi rischiano, e altri non lo sanno, e la cosa la trovo abbastanza strana, per modo di dire, perché chi compra un drone dovrebbe un minimo informarsi, soprattutto se lo usa poi per fare contenuti, per andare sui social e quindi per avere visibilità.
perché poi questa visibilità, quando diventa grande, potrebbe anche ritorcerglisi contro, perché comunque le riprese che vengono fatte in zone con dei divieti vengono viste anche magari dal legislatore o da chi ha chiesto di mettere i vincoli di volo su quella particolare area. Poi vengono visti questi video e la multa può arrivare anche dopo, quindi non è detto che sia semplicemente un discorso di essere colti in flagranza. Sono lì, sto facendo volare il drone nella zona in cui non posso e a quel punto scatta la multa anche dopo. Quindi avviso ai naviganti, se per caso doveste comprare un drone o aveste un drone anche sotto i 250 grammi, non c'è un discorso di classificazione o di peso. Se una zona è vietata, a meno che non si faccia esplicita richiesta. Ad esempio nel caso dei parchi, all'ente parco, a me è capitato di volare in Lessinia per un progetto per cui c'era una motivazione valida. Ho fatto la domanda corredata dalla richiesta dell'università, perché in quel caso era un progetto legato all'Università di Padova, e mi è stato concesso l'autorizzazione a far volare il drone in Lessinia. Vedo un sacco di video in Lessinia, è bellissimo, è la Lessinia, ma non si può far volare il drone così indiscriminatamente, perché c'è il parco naturale regionale della Lessinia che mette il divieto di volo a quota zero, quindi non si può far volare il drone. In Italia ci sono tantissimi parchi, basta fare domanda, alcuni la concedono l'autorizzazione, altri non la concedono, perché ci devono essere dei motivi comunque validi, non per hobby o per svago. Quindi attenzione, perché comunque le multe sono molto salate. Adesso io proseguo nella mia ricognizione e se trovo qualche altra location dove posso alzare il drone lo alzo, e altrimenti anche per oggi gli ho fatto fare una passeggiata. Ci vediamo tra poco. Ciao.